Allora, oggi vi faccio vedere 4 modi sani e deliziosi per cucinare i carciofi. Ma prima di iniziare a cucinare voglio mostrarvi come scegliere e come pulire i carciofi. Quando si comprano i carciofi è bene assicurarsi che siano freschi. Un carciofo è fresco quando è pesante, scricchiola quando schiacci la testa o le foglie, è tonico, non floscio, specialmente il gambo, e ha un colore uniforme con poche o nessuna macchia scura. Quando si puliscono i carciofi il mio consiglio è di indossare i guanti o di strofinare le mani con del succo di limone. Facciamo questo perché altrimenti le nostre dita diventeranno marroni. Questo accade a causa dell'alta quantità di antiossidanti nei carciofi, che tra l'altro è una delle più alte in qualsiasi verdura. Gli antiossidanti reagiscono con l'ossigeno e colorano le tue mani. Inoltre, per evitare che si scuriscano, riempi una ciotola con acqua fredda e limone spremuto. Questo rallenterà l'ossidazione, mantenendo i tuoi carciofi belli e verdi. Allora, il carciofo è formato da diverse parti, alcune si possono mangiare e altre no. Le spine, le bratte esterne e interne o foglie, il pappo, che è la parte pelosa al centro e a volte chiamata fieno o barba, il gambo e il cuore del carciofo, la parte più prelibata. Allora, vogliamo assolutamente rimuovere le spine, quindi tagliale pure con un coltello seghettato. Strofina all'interno del carciofo con il limone per evitare che diventi marrone. Vogliamo anche sbarazzarci delle foglie esterne più coriacee, che sono troppo dure da mangiare. Io preferisco rimuovere la maggior parte delle foglie esterne, fino ad arrivare a quelle tenere interne, di colore giallo chiaro. Ma puoi anche lasciare più foglie se preferisci, o spuntarle con delle forbici da cucina, per poi rimuoverle una volta cotte. Adesso tagliamo il gambo o parte di esso, basta lasciarne circa 5 cm e lo peliamo, eliminando la parte più legnosa all'esterno. Allo stesso tempo taglia la parte inferiore del carciofo. Alla fine, prima di cucinare il carciofo, dobbiamo rimuovere il pappo, la parte pelosa al centro, specialmente se li stiamo servendo ai bambini. La barba del carciofo non è solo molto sgradevole da mangiare, ma può anche essere un po' pericolosa, dato che è fatta di piccoli peli che possono incastrarsi nella gola. Per rimuovere il pappo, apri delicatamente il centro del carciofo con i pollici, esponendo la parte pelosa. Ora con un coltellino taglia il pappo e rimuovilo con un cucchiaino. Allo stesso tempo rimuovi anche le foglioline attaccate ad esso, perché possono essere piuttosto spinose. Bene, metti i carciofi puliti nella ciotola con acqua e limone e coprili con un pezzo di carta da cucina bagnata per rallentare l'ossidazione e mantenerli verdi e freschi. Se vuoi puoi anche pulirli in anticipo e tenerli in una ciotola con acqua e limone in frigorifero fino a 24 ore. Poi, se non vuoi scartare le foglie esterne del carciofo, abbiamo un articolo su come utilizzare gli scarti dei carciofi per fare alcune ricette deliziose. Il link è nella descrizione sotto. Bene, quindi ora che abbiamo pulito i carciofi possiamo cucinarli. Iniziamo con quelli al vapore. I carciofi al vapore sono probabilmente una delle ricette più semplici e sane. Per cuocerli al vapore avrai bisogno di una pentola con un coperchio e un cestello per la cottura a vapore. Aggiungi circa 3 cm d'acqua nella pentola. Metti qualche aroma come la menta o le foglie dell'oro, metti dentro il cestello per la cottura al vapore, disponi i carciofi sul cestello con il gambo verso l'alto e copri con il coperchio. Cuoci a fuoco medio-basso finché i carciofi sono morbidi. Possono volerci da 20 a 40 minuti a seconda delle loro dimensioni. Per controllare se sono pronti, infila un coltellino alla base del carciofo. Se scivola dentro facilmente, allora sono pronti. Per servirli, tirali fuori dalla pentola, mettili su un piatto, poi puoi aggiungere del succo di limone appena spremuto, un pizzico di sale e del pepe nero. Aggiungiamo anche del prezzemolo fresco tritato o della menta, un filo d'olio, o se preferisci puoi servirli con della maionese senza uova. A seconda di quante foglie esterne hai tolto ai carciofi prima di cuocerli, potrebbe essere rimasta qualche foglia troppo dura per essere mangiata completamente. Se è così non è un problema, dovrai solo mangiare una foglia alla volta in questo modo. Prima stacca la foglia del carciofo, poi tienila con la punta del pollice e dell'indice, mettila in bocca e raschia via la polpa sotto la foglia con i denti. Le foglie sono ricchissime di antiossidanti e mangiarle così è un ottimo modo per non buttarne troppe. Poi, quando raggiungi le foglie interne più morbide, puoi semplicemente mangiare il carciofo con un coltello e una forchetta. A me piace rimuovere le foglie dal cuore. Poi prima mangio le foglie, che sono morbidissime. Poi alla fine mi rimane solo il cuore, che è una delle cose più deliziose in assoluto. Se cucinati bene, i carciofi al vapore si sciolgono in bocca. Sono cremosi e con un sapore delicato, quasi dolciastro. This is how you eat a steamed artichoke. Yes. Ma se non hai un cestello per la cottura al vapore, o se vuoi provare un altro metodo, forse ancora più delizioso di mangiare i carciofi, prova a farli alla romana, che consiste nel cuocerli con un po' d'acqua e aromi in una pentola. Allora, qui ti mostriamo una versione semplificata dei carciofi alla romana, ma comunque buonissima. Pulisci i carciofi come abbiamo fatto prima. Per questa preparazione consiglio di rimuovere tutte le foglie esterne più dure. Poi in una pentola, a fuoco basso, metti un filo d'olio d'oliva, uno spicchio d'aglio schiacciato e qualche foglia di menta. O ancora meglio se riesci a trovarla di mentuccia.
Ora prendi i carciofi, salali all'interno e mettili sottosopra nella pentola. Aggiungi acqua per coprire circa la metà dei carciofi, metti un coperchio e fai cuocere a fuoco medio-basso per circa 20-30 minuti, a seconda delle loro dimensioni. Per controllare se sono pronti, infila un coltellino alla base del carciofo e se scivola dentro facilmente allora sono pronti. Servili su un piatto con del prezzemolo fresco sopra, una spruzzata di limone fresco e un filo d'olio d'oliva. Cucinati in questo modo sono assolutamente deliziosi e dato che li abbiamo puliti bene prima di cuocerli, possiamo mangiarli con una forchetta e un coltello senza sporcarci le mani. I carciofi alla romana sono un antipasto o un contorno perfetto e puoi assolutamente metterli su un pezzo di pane tostato per fare una deliziosa bruschetta. È buonissimo. It's so good. Ma i carciofi sono così versatili che possono anche essere cucinati molto facilmente in padella. Per farlo, puliscili come abbiamo fatto prima, taglia le spine, rimuovi le foglie più dure, accorcia e sbuccia il gambo. Poi taglia i carciofi in quarti. Con un coltellino rimuovi il pappo, la parte pelosa. Poi mettili in una ciotola con acqua fredda e limone per non farli annerire. In una padella antiaderente metti un cucchiaio di olio d'oliva, uno spicchio d'aglio schiacciato, alcune foglie di menta e i quarti di carciofo. Salta a fuoco medio per circa 3 minuti. Poi, quando la padella è calda, aggiungi mezzo bicchiere di vino bianco secco. Fai cuocere senza coperchio per circa 5 minuti. Poi, quando il vino è evaporato completamente, aggiungi una tazza d'acqua, circa 250 grammi, e condisci con un pizzico di sale e pepe. Copri con un coperchio e cuoci a fuoco lento per circa 15 minuti, o fino a quando i carciofi sono teneri. Cospargi di prezzemolo tritato e servi. It's so soft. Eat one. Sono ottimi come antipasto o ancora meglio per farci una fari frittata con la farina di ceci. A casa nostra la mangiamo spesso come piatto principale, dato che è appagante e nutriente. Oppure anche in un panino con un po' di maionese senza uova, per un pranzo veloce al volo. È troppo buona. Artichoke and mayonnaise. Un altro ottimo modo di cucinare i carciofi è quello di farli al forno, volendo insieme alle patate. Arrostiti con le patate sono così buoni che piaceranno veramente a tutti. Per prima cosa sbuccia e taglia 3 o 4 patate medie a spicchi e mettile in una grande pentola con acqua fredda. Poi pulisci i carciofi come abbiamo fatto prima, tagliali in quarti, accorcia e sbuccia il gambo e mettili in acqua fredda e limone per evitare che si scuriscano. Porta l'acqua nella pentola con le patate ad ebollizione. Fai sbollentare le patate per 5 minuti, poi aggiungi i carciofi all'acqua bollente e fai bollire con le patate per altri 5 minuti. Allora, la precottura delle patate e dei carciofi aiuta a mantenerli morbidi all'interno una volta cotti, quindi senza farli asciugare troppo. Scola le patate e i carciofi e mettili su una teglia da forno. Condisci con un generoso pizzico di sale, un po' di pepe nero, alcune erbe e spezie secche come rosmarino, menta e paprika, un filo d'olio d'oliva e un paio di spicchi d'aglio schiacciati. Mescola il tutto poi in forno per circa 15-20 minuti fino a quando le patate e i carciofi sono croccanti e dorati all'esterno ma completamente cotti all'interno. Servi come contorno con del prezzemolo fresco tritato, sono croccanti all'esterno e morbidi all'interno e sono sicuro che cucinati così diventeranno uno dei tuoi piatti preferiti. And with the potatoes, perfectly cooked. Perfectly. You cook it or not? You just eat it. This is perfect. No, you don't need the bread. It's like... Grazie mille per aver guardato il video e se non l'avete già fatto non dimenticate di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video con una nuova ricetta. Ciao!